Oggi siamo nel Lazio, nella città di Latina, una città vicinissima al mare, particolare, bella, che oggi vi mostreremo in tutto il suo splendore. E siamo qui nella piazza centrale di Latina. Qui c'è anche il corso, c'è il comune, c'è una bella fontana. Perciò se vi piacerà questo video scrivete Pileggi. Se il video non vi piace scrivete Pileggi Scureggione. Grazie. Scherzo. Grazie. Vabbè, basta. Questo è il villaggio Trieste. Sì. E tu sei il proprietario del bar storico qua. Sì. E com'è sto quartiere? Che ci puoi raccontare? È tanti anni che stai qua? Posso dire che sono cresciuto, sono venuto qua quando avevo 11 anni, quindi sono cresciuto a sto quartiere. Ma c'è un po' di disagio, degrado? Abbastanza, Cioè, di difficoltà magari rispetto a un quartiere più signorile? Sì, quello sì, rispetto, sì. Come essendo un quartiere, sì. Ma qua sei aperto anche di notte, caro? No, di notte no. Quindi no, chiudi? Non è consigliato stare aperto di notte. Perché comunque ci sono, a una certa ora girano dei personaggi che comunque è difficile tenere A bada. a bada, quindi è normale che uno preferisce chiudere piuttosto che rischia. Per uno o due personaggi chiudi o... No, chiudo, io anche per un più personaggio gente? chiudo. Quindi sono uno o due, insomma. No, molti di più. Preferisco chiudere piuttosto che avere problemi oppure magari per vendere una birra in più poi alla fine vai a finire Quindi a fare 8, 8 e mezza vai a chiudere. 9, no, sì, adesso con l'estate alle 9 ci alle arrivo, però più tardi non faccio, insomma, non mi conviene. E Latina come città secondo te rispetto a Roma c'ha più o meno problemi? Più problemi, anche essendo Anche per così i giovani piccola. perché non c'è qualcosa per i giovani. A me sono venuti 2 volte per rubare le slot e quindi voglio dire. Un locale chiuso o con te che c'eri? No, con il locale chiuso, hanno spaccato tutto. E la polizia dalle 2:30 che l'ho chiamati è venuta alle 9 della mattina perché dice che quella sera non c'erano disponibilità di pattuglie, quindi qua fanno un po' come gli pare. Luciano è cliente del bar, ma abiti anche in zona? 5 minuti. Ah, 5 minuti da qua. Via Pantanaggio. Tu da dove vieni? E dalla Romania. Dalla Romania. E quant'è che stai a Latina? E saranno quasi 20 anni. Ah, vabbè, una vita praticamente. Quasi, diciamo che metà vita ho passato di là, metà vita ho passato qua. Qua mi trovo bene, in città un po' di meno. Cioè, questo quartiere è meglio, Ma è più accogliente. E certo, ho tutti gli amici qua. C'hai tutti gli amici qua. Lui di dov'è? È inglese. Tu sei inglese? Non parla inglese. Lui è inglese. Lui parla solo inglese. Lui è umbro, Umbro. quella sono sì, così, diciamo di tutte le nazionalità. Il signore non lo so nemmeno che. E il signore si è messo qua al tavolo con voi, non lo sapete? Ah, siciliano. Signore dalla Sicilia, vedi? Da lavorare, lavorano tutti, Però quando sta che da lavorare, vieni qua, ti passi il pomeriggio. Stilo, io sono inglese, então è un stile, è una moda. Ah, stile. Stile, sì, stile. Proprio inglese di Lei generazione. è proprio inglese da secoli. Sì, Solo qua li trovi questi stili inglesi. sto parlando in inglese. Sono qua a parte di Stefano. Se vuoi parlare in inglese, parli inglese. Parla Where are you inglese. from? I'm from England, blood. Yeah, blonde, wow. I come from England. I'm born in England. If my head someone do so me in England, blood. Pileggi, tu che stai a fare questo corso di inglese, vai. Lui sta a fare un bel corso di inglese. Facci complimenti perché parla un po' la cadenza, un po', si vede che è un po' di anni che non ci va. Io vedi in inglese. Ah, ok. Inglese. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Yeah. Yeah, you welcome. Poi, così piano piano, appazzito. Signor Giacomino. I miei mi hanno portato qui a Latina. Scusi, I miei mi hanno portato qui a Latina nel 51, quando Latina faceva 5.000 abitanti. Ho cominciato a 9 anni a lavorare. Si lavorava presto. Che lavoro faceva? Come primo lavoro? Come primo lavoro compravo e vendevo roba rubata. Ogni tanto mi facevo un furto per conto mio e campavo. A 16 anni stavo in Germania, a 21 anni sono ritornato, mi sono messo sul camion e ho fatto 38 anni Da camionista. da camionista. La tratta com'era? Sempre la stessa? No, da Catania, da Palermo a che mi trovavo in Germania. Negli anni 50 era più sicuro, oggi no. Più controllo,
se ti trovavano a mezzanotte in piazza ti fermavano. Che stai a fare qua? Esatto. Oggi non c'è controllo, né per l'ordine né per la pulizia, l'immondizia da tutte le parti, una città come Latina che dovrebbe essere amministrata dai tedeschi, perché se guardi in giro c'è una sporcizia che non finisce mai. Sì, senza offesa questo quartiere è molto, insomma, degradato. Non è solamente questo quartiere. Un po' tutto. Allora Latina è solo Piazza del Popolo e basta. Piazza del Popolo è... Poi dopo- noi siamo partiti poi da dopo- lì e sembra tutto a posto. Poi dopo fanno come gli pare. È un detto napoletano, non so se voi lo capite. Mazza e panella fanno i figli belli. Panella senza mazza fanno i figli pazzi. Va bene? Amen, direi. Grazie. Niente. Ha fatto Giacomino, piacere. grazie. Comunque a me mi conoscono per Giacomino, non per guadagno Giacomo, capito? Se io commetto qualcosa è stato Giacomino, ma vengono sulla PA. Se dici guadagno Giacomo mi rispondono in cinese. Lo sai come mi rispondono in cinese? No. Te lo posso dire? Certo. Chi cazzo è? Grazie di cuore, signore. È stato un onore parlare con lei. Gli hai fatto sgasare Per me è stato un piacere. Devi comprare la birra. Per me è stato un Ciao piacere. Giacomo, grazie. Niente, dove... Simpaticissimo. Quadra pure vedi. Sono belle alte queste palazzine nella media della città, Questo è un punto storico comunque, Latina, c'è una zona importante dove c'è tanta gente, c'è tanto movimento in tutti i sensi. Sì, questo è il ritrovo dei ragazzi post lavoro. Salve ragazzi. Ciao, buonasera. Guarda, conosco la proprietaria, possiamo dare un saluto. Certo. Io mi vedo su Facebook. Sì, Tu giri a Roma, giri. anche a Roma, sì, un po' tutte le città. Sono venuto con questi amici. Sono persone che stiamo raccontando un po' la storia anche di Latina per quanto riguarda il villaggio Trieste oggi, all'amico Cicalone. Com'è il nome? Uliana? Uliana. E lavori qui? Sì. Tanti anni che stai qui a Latina? In Latina 20 anni, Ah, e di dove sei originaria? Ucraina. Ucraina. Ah. E qui vedo che c'è molto movimento. È un negozio stranieri elementare. Allora arrivano... Qua si ritrovano tutti i compaesani. Certo. Tutti ucraini o anche di altre? No. Ah, ok, un po' di tutti. Ex unità sovietica. Ah, interessante, vedi? Ucraini, bulgari, russi adesso pochi, e polacchi, E rumeni. siete una comunità praticamente. Certo, abbiamo cultura quasi uguale anche, Anche per chi viene da chiacchierare. poco. Certo. Qualcuno vuole trovare lavoro, qualcuno aiuto, qualcuno può prendere una biretta. Una fidanzata pure. No, meno quella. Penso che qua è fidanzata non va Difficile, bene. solo uomini. Ma ti trovi bene in questo quartiere o potrebbe essere meglio? Questo quartiere è un po' difficile. Vabbè, questo quartiere, come ho capito io, c'ha vecchia storia. Qua cresciuti, che adesso sta in carcere, cresciuti anche avvocati, anche cresciuti Sono cresciuti sia i boxer, criminali con gli avvocati insieme. tutti insieme. Cresciuti qua, come ho capito io, sempre dicono che è una cosa meravigliosa che stava qui. Sì. Perché cresciuti proprio forti. Proprio questo quartiere ha imparato tanto per vivere sopravvivenza. Ha imparato tanto di sopravvivenza Sì. qua. E beh, anche perché tu essendo donna manda avanti un locale etnico dove vengono tutti sti uomini. È uomini come i gatti, È un quando fai manicomio. così va bene. Scusate, grazie. Germania! C'è anche Germania. C'è anche Germania. Sei tedesco? Ci sta, no. Ah, lui è di Latina. Vabbè, pensavo- Maggio Romania. Questo è il negozio etnico di zona. Le scritte sono quasi tutte in russo, no? Ucraino. Non è la stessa cosa russo-ucraino? Spagnolo e italiano. Ah, è così tanto diverso? Ah, non lo sapevo, io pensavo fosse una lingua molto simile, o uguale forse. Allora, tutti quasi ucraini capiscono lingua russa, Al contrario no. però russi non capiscono lingua ucraina. Ok. Kurkan. Tantissimi prodotti, vedi? Guarda loro. Tutti i prodotti poi pure questi Sì, poi vabbè, tipici, no? la vodka ucraina, vedi? Vodka ucraina, che è diversa come ci diceva da quella russa. Questa è la ringa essiccata. Questo?
questo. Vero? Particolare. Cosa? Allora, semi di girasole, dolce, vuoi assaggiare? Dolce. Che ci sta? Semi di girasole, sempre. Semi di girasole fatti a dolce. Sì. Sai, certe volte uno non entra mai perché pensa che, oddio, chissà che mi succede, no? Buonissimo. Assaggia tu Manuel che sei intenditore. Lui Manuel è poliglotta, non sembra, ma esce tutto. No, è rimasto un pezzetto, ma Prendi. Particolare direi. Una cosa che dici ce l'avevo in Del tuo Ucraina e paese. non ce l'ho qua. Cara mia. Era la tua patria. E tu non puoi ritornare in patria adesso, vero? Sì, noi tutti pensavi che stiamo qui per mezzo anno, un anno. Ormai già io venuta, vabbè, prima stavo a Germania, però fuori Ucraina 24 anni, di più come io stavo in Ucraina. Di più di quanto tu sei stata in Ucraina. sì. Perciò l'Italia ti ha proprio tenuto qui. Vabbè, Italia è bella, ci posso dire anche meravigliosa, ci stanno tanti posti belli, ci stanno tanti italiani che dati una mano, ci stanno tanti che anche litigavi perché mentalità un po' diversa, però come per tutti io quando stavo a Germania, quando un italiano visto altro da mezzo chilometro urlavo paesano, è lo stesso per noi. Tu puoi anche stare 50 anni, però La tua patria è la tua è patria. sempre sì. Certo. Allora questo non posso Ma togliere. infatti si vede, nel senso che il negozio parla chiaro. Si può togliere. Questo quartiere è multietnico, vedi? Un pochettino abbandonato sotto certi aspetti. Perché vedi, alla fine la raccolta dei rifiuti, verde, pure il verde pubblico qui, un ramo è andato giù. Una caduta di un ramo così, una roba per un ragazzino è pericoloso. Fontana Spenta, scusa, la Caritas dov'è che sta? Ah, c'è proprio la mensa della Caritas qua. T'hanno accollate le scarpe, no? Però non eri stato te, No, stavi con noi. Oggi potevo scagionare una persona, vedi? vero. Per la prima volta in vita mia. Così, accollate. Voi siete qua di zona? Sì, cresciuto qua da 50 anni. Senti, ma qualcuno si è lamentato del quartiere? Tu? Quello che è, purtroppo è un quartiere dove vengono tutti, diciamo, quelli sfrattati dagli altri quartieri. Ah, è un quartiere che accoglie chi ci ha avuto difficoltà. Il villaggio di Trieste accoglie da sempre tutti, noi abbiamo avuto il campo profughi da una vita, abbiamo accolto tutti. Il quartiere comunque diventa difficile sotto certi aspetti perché l'accoglienza c'è, però diventa difficile. Mancherebbe che l'accoglienza fosse seguita da qualcosa di più serio, che oltre a portarli qui poi gli si dasse anche un futuro a queste persone invece di lasciarle qui in mezzo. Se vai qui dietro sta gente, in questo parco è uno dei parchi più belli di Latina secondo me, se vai a vedere a livello di verde, è pieno di gente, che quindi il parco non viene utilizzato dalla gente perché ci stanno persone che bivaccano tutto il giorno, tutto là. Se sei passato lì, vedi. Sì, Ci sono le panchine abitate, le affittano. Panchine abitate, questo fa riflettere anche sul fatto che ci siano persone che riescono a vivere su una panchina, capito? Sì, oddio, il fatto che loro riescano a vivere sulla panchina è veramente una cosa per me strana, però il fatto che possano farlo mi rimane ancora più strano, perché se domani mi metto io sulla panchina qui penso che viene qualcuno a dirmi che non ci posso stare. Mi dici che cos'è questo posto? Diciamo un'associazione per tutti i ragazzi, tutte le persone del posto, del quartiere, diciamo da anziani alle famiglie. Possono venire tutti qua? Certo. E il fatto che qui c'è anche il parco, perciò uno magari si può mettere al bar, se vede i vedi, figli. noi abbiamo, esatto, per le famiglie ci sta il campetto da calcio di là, qualche altalena, qualche giostretta, posto tranquillo dove la gente può venire in tranquillità, passare il pomeriggio così. Magari quando non stai al mare stai qua, così in tranquillità. Voi siete vicini al mare, eh? Beh sì, siamo a Latina, quindi un quarto d'ora sei arrivato. Ok, e il bar, come si chiama? Bar della Rabbia? Ah, quello sì, diciamo è un titolo così, però no, noi siamo Associazione Ombre Lucenti. Ah, ok, vabbè. Quello diciamo è il nome simpatico. Sì. Va bene, grazie. Grazie, grazie a te. Secondo me è il parco fiorito più bello della Latina.
Ma comunque il verde a Latina è curato, devo dire la verità, Dovrebbe essere curato. Posso dire, se vieni a Roma ti metti paura. Ma io a Roma ci ho abitato, ci sono stato. Adesso ci stanno erbacce alte. Io abitavo alla Magliana, stavo un periodo alla Magliana, Magliana pure. via Città di Prato, quindi conosco abbastanza Roma, però questo dovrebbe essere molto meglio. Cioè. È grande, sì, da qui e continua poi laggiù. Continua dall'altra parte. È lasciato così, l'abbandono. Poi qualcuno ci dorme, qualcuno ci bivacca. Ci dormono e tanti ci bivaccano, è quello che il discorso che ti dicevo prima, che non viene vissuto questo problema. Perché se tu vedi là, oggi che piove probabilmente non ci stanno, perché a loro le case gliele danno. C'hanno casa però si fermano pure a dormire al parco. Qui è pieno di sta gente che sono prigionieri politici, una cosa del genere penso. Rifugiati? Una cosa del genere, non so perché stanno a bivaccare qua. Comunque stanno qua tutto il giorno, oggi non c'è nessuno perché piove, loro una casa ce l'hanno. Ma c'è molto abuso di alcol tante volte lì? Abuso di tutto. Tu lo vedi questi tombini rotti? I tombini? Lo sai perché sono rotti? Perché ci nascondono la roba, se no non erano rotti. Vengono aperti. Ci mettono la roba, perché si rompe il tombino giustamente. Qui ci dovrebbero stare che sia giocare la mattina alla sera. Ma oggi, ripeto, se è venuta una giornata che piove non c'è sta nessuno, sennò qui è pieno di gente che bivacca con le birre, con le cose. E quando ci stanno i bambini e queste persone che succede? I bambini ci vengono. Non ci vengono perché ci hanno paura. Abbiamo fatto fare il parco dall'altra parte. Padre Luca, lei ha fatto il missionario anche nelle carceri all'estero? Un poco, 10 anni in Messico, 3-4 negli Stati Uniti. E poi conosco un po' di carceri dall'Argentina. Insomma, quando andavo a visitare qualche luogo mi interessava sempre di andare al carcere, dicevano che ero umano. Andava sempre nelle carceri e poi ci rimaneva? Una volta ho fatto un sogno che non so chi avevo combinato, dovevo andare in carcere. E allora mi sono cominciato ad agitare, però poi ho pensato, dico, ma in carcere io sono di casa, troverò degli amici, quindi benvenuto questa nuova esperienza in carcere. Io sono stato cappellano del carcere di qui, di Latina, per 5-6 anni e ho conosciuto tante persone, ma le più belle sono presenti. E siccome è si dice in spagnolo, un tamaño rispettabile, quindi dalla corporatura si conosce tutta la bontà che ha accumulata in questa persona. Carcere Latina, com'è stata l'esperienza? Io venivo dalle grandi carceri. Perché un carcere funzioni c'è bisogno di una buona direzione, di buoni custodi e il carcerato quanto più sono delinquenti meglio è, perché deve aver paura di quelli che sono a mezza strada. Poi non fanno né caldo né freddo, però quando uno è delinquente per bene, tu l'affronti e gli dici che vuoi fare della tua vita? E quello ti risponde. E quindi è più facile arrivare a una persona che ha un passato tosto che non a una persona che io sono innocente, io non ho fatto niente. E che stai a fare qui? Come io sono stato anche negli ospedali degli Stati Uniti. E una delle domande che mi impressionava era quando domandavo a una persona come stai? Sto bene. E stava nella terapia intensiva. Dico, per questo stai qui, che stai bene. Così pure credo che ci siano molte cose di fantasia. Il carcere potrebbe essere la casa di ciascuno di noi in un determinato tempo, perché se ognuno di noi vedesse cosa succede e quello che ha fatto lui onestamente, potrebbe e dovrebbe dire che un'oretta, un giorno, un mesetto, credo che aspetterebbe a tutti. Allora si guarderebbe con occhi differenti. Mi ricordo di uno che era stato in carcere, mi venne a trovare e gli dissi che cosa posso fare per te? Mi disse niente. Dico come, ti ho offeso? No, dice tu non puoi fare niente, perché tutto quello che hai fatto già e basta. Io sono venuto qui, mi hai accolto con un abbraccio, non mi hai giudicato. Che cosa puoi fare di più con me e per me? Questa è la grande forza che si deve avere, cioè di non giudicare, non giudica e considera l'altro uguale a se stesso. Questo è il monumento più alto che si può innalzare alla persona che ti sta di fronte. Io sono stato negli ospedali forse più famosi del mondo, a Houston, nel Texas, e quando il medico funziona, tutto quello che sta intorno funziona. Io nella vita ho fatto parecchi anni nelle carceri, una decina in Messico, una decina qui in Italia, poi altrove. Se trovi una persona intelligente e capace, una persona che
disposto veramente a giudicare se stesso più che gli altri, allora vai avanti che è una meraviglia. Noi nelle carceri del Messico abbiamo fatto le Olimpiadi, siccome si trattava di un 12.000 carcerati, fare le Olimpiadi, e se sapeste che significa un'organizzazione, hanno fatto in maniera tale che sopra al carcere stava scritto, e questo voglio che lo ripeti a tutti: qui entra l'uomo o la donna, il delitto resta fuori. E da questi posti, come al lodo, no? Il fiore del lodo che nasce dalla palude, il fiore del lodo qua ce ne stanno tanti di fiori di lodo. Questa parte qua invece ci diceva che c'è un signore che vive qua, che è stato cacciato via. Ah, eccolo qua, vedi? Uomo del Santerre. Ma ha messo un annuncio. Pensionato con casa propria, cerca compagna seria per convivenza o matrimonio, abito vicino Sabaudia. Ah no, è l'annuncio questo. Ah, pensavo l'avesse messo lui. Perché lui abita qua in realtà. Mamma, poverino, non farvi così. Cioè questo è proprio... Però sai che cosa spesso non capita mai? In un quartiere popolare dormì per strada, perché spesso magari gli trovano un alloggio popolare anche occupato, no? O le cantine. Ti dico pure una cosa, questo è straniero, no? Qua ci sta tanto rispetto per gli stranieri. Io pure li adoro tanti stranieri, perché non è detto che uno è straniero. Ah, perché è rumeno, oppure ucraino, oppure... E a volte è solo un discorso di cultura diversa e bisogna solo capirsi per le cose, ma se io rimango con la macchina per strada e mi deve aiutare una persona, passano 10 italiani, l'unico che mi aiuta è veramente un rumeno, o un tunisino, o un marocchino. C'è una sigaretta, l'italiano magari c'ha il pacchetto pieno, 9 sigarette, dice ma no, ma le sto a finire. Se tu prendi un rumeno, perché vengono a mettere rumeni, ecco, le persone che conosco sono rumene e stanno là, ce n'ha 2 di sigarette, fa una per uno lui. Una per uno, piuttosto di te non te la do. Perché è sempre il povero quello che capisce la cosa del povero, oppure quello che ha i valori di vita e capisce quello che ce l'ha i valori di vita. Qui comunque c'è la mania delle scarpe, sta zona, rubano le scarpe dappertutto. Dove se giriamo ci stanno scarpe rubate. Se venite a Latina per rubare le scarpe, non lo so. Non è che sono queste le scarpe. A questo punto mi sta a venire dubbio. Devo essere, non devo avere il diritto di lasciare un paio di scarpe davanti alla porta di casa. Non è normale. Però il commento medio, la domanda che si farebbe molte persone, però invece magari qui è tranquillo. No, nel senso, a me non mi verrebbe in mente di mettere le scarpe davanti fuori dalla porta di casa, capito? Ma è stato, guarda, un attimo perché ha piovuto, erano sporche, allora le abbiamo lasciate lì fuori, perché devi fare attenzione pure a questo. Noi abbiamo lucchetti, cose, proprio per evitare determinate situazioni. Era comunque il portone del palazzo chiuso. Sì. Sopra, il portone di casa sopra. Ah, proprio il portone di casa. Qui qualcuno se le è levate o qualcuno l'ha rubate. È vero, magari c'ha le scarpe rotte, la rubate, se le è cambiate, l'ha lasciato le vecchie qua. Questo come si chiama sto quartiere? Allora, questo qua è un quartiere di case popolari e zona cimitero a Latina. Ci sono tanti ragazzi che sono cresciuti qua, come anche in altri quartieri che abbiamo passato prima, tipo il Villaggio Trieste, e li ritroviamo per esempio come pugilato, come campioni, ma altri li ritroviamo dietro altre situazioni difficili dove hanno sbattuto la testa per ovvi motivi di vita difficile, ecco, per non andare proprio nei particolari, nello specifico. Certo, poi purtroppo c'è chi prende brutte strade e chi riesce a uscirne. Però ci sta pure, ecco, chi proprio prendendo brutte strade poi diventa anche un punto di riferimento. Poi sono 3-4 elementi che sono diventati punto di riferimento per tante persone. Rimane un po' più abbandonato, rimane più... Sì, perché vedo la pavimentazione, per esempio, qua è tutta sconnessa e questo purtroppo si ripercuote anche su una persona anziana che scende, cade e nessuno dice niente, capito? Al di là dei ragazzini che stanno attenti, sanno giocare e tutto quanto, poi lì c'è un po' d'abbandono pure di immondizia. È un peccato perché poi la gente si abbandona nell'abbandono in questi casi e non ritrovano neanche la pace con se stessi per condurre una vita regolare. Campobario è un quartiere molto delicato perché ci sono state tante storie ultimamente, abbiamo visto in televisione con qualche esempio di qualche arredata che c'è stata dove sono state coinvolte tante persone che purtroppo sotto l'aspetto criminoso oppure
sotto altri aspetti ci si sono ritrovate dentro e sembra vuoto, sembra svuotato, sembra come anche altre parti qua a Latina, perché adesso per arrestare le persone fanno associazione e mettono dentro le persone così senza motivo a volte, oppure con motivi, ma li alterano per queste cose. Basta fare un'associazione, entrano, il primo grado lo fanno dopo 2 anni, 3 anni e 30 persone alla volta. A volte bisogna dargli anche la possibilità di difendersi, di vederle le cose, perché sennò le finiscono di rovinare le persone. E ecco qua che poi si crea l'abbandono in questi quartieri. Qui sembra essere poi una cattedrale del deserto. Sì. Quartieri dormitorio, tante volte vengono chiamati perché poi la gente va a lavorare, torna la sera. Ma stai andando in palestra da lui? Io non vengo in palestra Parisi, sì. Ah, stai andando un po' per cercato. Io vivo all'estero, Dove abiti? sono tatuatore, infatti mi scambiano così a Milano per lui. Io sono tatuatore internazionale, lavoro all'estero. Sono in giro, Daniele Lo Scritto, sì. Daniele Lo Scritto, ma c'hai pure i denti d'oro? I denti d'oro, sì. Ma sono veri o sono? Veri. Ah, veri. Se levano. Vedi. Sì. No, vabbè, ma quelli sono così. Ci sono nato pure io là, ho fatto una festa un po' di tempo fa, è uguale. Tutto nero. Tutto? Ah, vedi. Tutto ti sei fatto proprio il nero. Sì. Io ogni tanto lo vedo. Sì, faccio proprio queste cose. Sì, tatu. Mo' ho tatuato lui, dove sta? E ho visto che c'ha il braccio. Sì, io ho appena fasciato. E il tatuatore all'estero italiano come viene visto? Gli italiani sono forti, sono artisti, Se tu pensi Giotto e tutti i migliori, mi stai inquadrare i più brutti, io te lo giuro. Faccia vedere i più belli. No, a me mi piace facci vedere, dai. Mi piace, a me mi incuriosisce. Però freddo, raga. Grande, Questo freddo. Sarebbe estate, però. Guarda quanto mi sono secchito, mister. Cioè, la pallottola dei brillanti, che è sì. Questa, bella. Dietro. Si apre pure. Dietro. Mi sta a fare congelato. Fa vedere. Sì. Poi ce devi fare 10 flessioni col battito delle mani. Dai, no, non la farò mai. Così sta tatuato fino a mo', me va proprio. No, sto scherzando. Lo farei, ma non me va proprio. Ho finito un po' di tatuarmelo, state ammazzando. Non la farò mai. Grazie. No, vedi che grazie a voi. Io volevo tornare in palestra. C'è la lotta tra la strada e la palestra, quindi tocca fare qualcosa. Però io fortunatamente faccio una bella vita, lavoro figo, quindi viaggio tanto all'estero. Parlo le lingue, quindi sono al top. Strano vedete qua, Ho visto su YouTube. Vabbè, io vi devo lasciare. Oh, grazie Daniele Lo Scritto, quando mi volete menzionare, mi conoscono tutti. L'ho scritto, l'ho disegnato. La cicana, ma non lo posso. Faccio vedere. No, con la plastica. No, senza levarla. L'ha fatto, non te lo levavo. Io mi sono fatto Ah, l'estate donna qua. cicana. È bello. No, capito una Mi cicana. sono fatto l'estate qua, ma Mi piace, raga? Sì, bello. Qua dietro. Ha fatto piagne. Ho detto tutto, ma ha fatto piagne. E fammi le No, fa fresco, cioè lei per fortuna ce l'ha lo scialle. Com'è qua sotto casa? Perché io da questa parte qui mi trovo meglio, perché io abito a Scalafiano. Ah, abbia la scala a fianco, però si mette qui, Sì, perché fanno persone più socievoli. passa la serata e poi torna a casa. Esatto, Quanti anni c'ha, signore? Lo posso chiedere? sì, 86. Sono di Castellammare e di Stabia, Napoli. Però da quanti anni vive qui? Vivo qui da quando mi sono sposata, 75. Dal 75 sta qua, perciò Sì. tanti anni Sì. alla fine. E lei è autonoma, va a casa da sola, torna tranquillamente, Sì, c'ha questo qua, si sono le mie sposta. gambe. Ah, Lui è un bravissimo amico. Ah. Mi aiuta tanto. sembrava un parente. Mi aiuta tanto, Ah, fa bene. E mi ha lasciato sola. Mi spiace. E non avete avuto figli? No, perché stavamo male tutti e due. Ci eravamo conosciuti a Villa dei Pini di Anzio. Al mare? In clinica. Ah, in clinica. Io stavo ricoverata e facevo il menù alle persone, no? E lo conobbe. Lui un bel giorno si è presentato a Castellammare a parlare con mia mamma e il mio fratello e ha chiesto la mia mano. E ci siamo sposati. 74, giusto? Sì, ho detto un pezzettino. Un pezzetto di vita. Sì. Qui da Latina noi per adesso vi salutiamo perché si è fatto buio, fa freddo, voi direte fa freddo d'estate, oggi fa un freddo che la signora Anna è l'unica che si è preparata con lo scialle, perciò fa freddo. A questo punto dobbiamo tornare a Latina, sicuramente se vi interessa
un approfondimento su Latina, tutti i quartieri che ci mancano, eccetera, scrivete Latina nei commenti. Noi torneremo e vi racconteremo altre zone di Latina, altri quartieri, altre storie. Per adesso vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao, 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 ciao.